Le serie TV sono ormai da anni diventate uno dei miei passatempi preferiti e probabilmente come per me sarà vero anche per voi. Una puntata al giorno, la sera o magari 2, 3, 4 quando la serie prende particolarmente, sono un'abitudine per molti di noi. Vedendone così tante sviluppiamo anche delle preferenze ovviamente, ce ne sono in giro un po' per tutti i gusti, anche per gli amanti dell'arte. Io sono Clelia e oggi vi racconto di 3 serie TV a tema arte da vedere assolutamente. E se anche tu come me sei un amante dell'arte e non vuoi perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Di serie TV a tema arte ce ne sono, ma molte meno di quante si possa pensare. Esistono moltissime miniserie, sia italiane che straniere, sulle vite degli artisti. Per intenderci mi riferisco a quelle serie in 2-3 puntate su un solo artista che vengono trasmesse in televisione con ricostruzioni e ambientazioni. Spesso molto belle e utili per saperne di più e trascorrere un paio di serate. Quelle di cui voglio raccontarvi oggi però sono di una tipologia leggermente diversa, più vicina alla serie TV a cui siamo abituati al di fuori del mondo dell'arte. Ho scelto infatti un poliziesco a tema arte, una miniserie in 10 puntate sulla vita di un artista e una miniserie di 2 stagioni per gli appassionati dei bei documentari. Quando si comincia una nuova serie TV, le prime puntate sono cruciali, spesso dipenderà proprio da quelle la caratterizzazione dei personaggi, l'ambientazione e quanto ci prenderà a continuare a vederla. Per me è stato amore a prima vista, anzi a prima puntata, con la prima delle serie TV di oggi, White Collar. Si tratta di sicuro della mia serie TV preferita e con 6 stagioni da episodi di 3/4 d'ora ciascuno, il tempo vi assicuro che vola. È la storia di Peter, un agente dell'FBI della divisione White Collar, che si occupa di crimini non violenti, quindi truffe, furti e falsificazioni, ma per intenderci non di omicidi. E che un giorno si ritrova di punto in bianco a dover collaborare con uno dei criminali, un artista della truffa, che lui stesso ha catturato, Neil Caffrey. Inizia così un'amicizia con alti e bassi per risolvere casi di furti d'arte nei musei di New York, falsificazioni in gallerie d'arte e non solo. Vengono introdotti tantissimi personaggi interessanti, ad esempio la moglie di Peter è un art advisor o una delle fidanzate di Neil è anche uno dei miei personaggi preferiti, lavora in un'assicurazione per il recupero delle opere d'arte. Tutto gira intorno all'arte, in un modo o nell'altro, in quasi ogni puntata. Alcune volte sono gioielli, altre disegni o grandi sculture di arte contemporanea. Tutto sempre con l'idea che si tratta di una serie TV, quindi ci sono delle caratterizzazioni dei personaggi, le vicende personali d'amore e di amicizia. A me è appassionato così tanto da averla rivista più di una volta, anche perché dà un'idea abbastanza veritiera del mondo dell'arte americano, ma anche dell'organizzazione delle mostre e dei grandi eventi dell'arte. In alcuni episodi si parla di opere contraffatte in asta e in altre di furti durante mostre importanti. Ovviamente è un poliziesco a tema arte e per chi ama il genere è super consigliata. La seconda serie TV l'ho vista quest'estate e se non ricordo male grazie al consiglio nei commenti di uno di voi, quindi grazie mille perché mi è piaciuto davvero moltissimo. Si tratta di Genius della National Geographic e racconta della vita di Pablo Picasso. Ogni stagione di questa serie TV è dedicata ad un personaggio dell'arte, della scienza o della storia. Ad esempio, se non sbaglio, la prima stagione era su Albert Einstein, la seconda appunto su Picasso e la terza, a quanto pare, sarà su Aretha Franklin. Il bello di questa serie TV su Picasso è che la ricostruzione della storia è magistrale, cioè davvero nei minimi dettagli, con la caratterizzazione di tantissimi personaggi del mondo dell'arte, della letteratura. Si vive la Spagna inizialmente, poi Parigi. Primi anni, lo sviluppo di moltissimi dei temi e le storie d'amore. Davvero una serie TV stupenda e soprattutto in 10 puntate, quindi ricca di storia e di storie. Pablo Picasso adulto è interpretato da Antonio Banderas, ma in generale il cast è formato da attori e attrici note come Poppy Delavigne, che è Maria Thérèse Walter, o Clémence Poésy, che interpreta François Gillot. Paradossalmente i personaggi che secondo me in queste serie TV vengono raccontati al meglio sono proprio le donne della vita di Picasso, che finalmente hanno uno spazio vero e proprio e vengono molto ben caratterizzate. Ad esempio Dora Maar è coprotagonista di diverse puntate e anche uno dei miei personaggi preferiti, ma io sono di parte perché adoro le sue opere e lei come donna e come fotografa, soprattutto dopo la mostra qui alla Tate di cui vi ho parlato anche qui sul canale che ho visto qualche mese fa. Se quindi White Collar è la serie TV perfetta si sta alla ricerca di finzione,
La seconda stagione di Genius su Picasso è quella perfetta se cercate un misto tra intrattenimento e storia dell'arte. La terza serie TV invece di cui vi parlo oggi è tutto un altro genere, si tratta di una serie di mini documentari legati al mondo dell'arte e del design. Sto parlando di Abstract, l'arte del design della Netflix. Bellissima serie di documentari legati a moltissimi temi, ma tutti con lo stesso filo conduttore, l'idea che il design incide sulle nostre vite in mille modi diversi. Al momento ci sono 2 stagioni, ma ogni puntata è autonoma, quindi potete tranquillamente fare come me e vedere quelle che vi intrigano di più. Le mie preferite della prima stagione sono quelle legate all'illustrazione con Christoph Niemann. Lo si segue nel suo studio e persino durante la puntata c'erano delle vere e proprie animazioni sullo schermo disegnate da lui, molto intensa e fa entrare nella routine e per certi versi anche nella mente di un artista come lui, che ha anche illustrato diverse copertine di riviste come il New Yorker. Poi, sempre nella prima stagione, vi consiglio la puntata sul graphic design con Paula Scher. Se non la conoscete vi si aprirà un mondo perché è una delle più influenti graphic designer e artiste americane e lavora con le parole e con le lettere, quindi vi farà entrare in questo mondo in cui comincerete a vedere le scritte intorno a voi con altri occhi. Per finire, sempre nella prima stagione, vi consiglio la puntata sull'interior design con la Crawford, uno spettacolo. Si tratta della prima puntata con cui ho iniziato a vedere questa serie e me ne sono innamorata. Oltre alla fotografia di per sé che è stupenda, la parte più bella è che lei spiega il processo mentale che lei elabora consapevolmente o alcune volte inconsapevolmente nel fare le sue scelte di interior design. Infine, per la seconda stagione di Abstract vi do un solo consiglio, la puntata su Olafur Eliasson. Se avete visto il mio video qui sul canale sulla sua mostra alla Tate, che abbiamo visitato insieme, sapete quanto questo artista sia secondo me importante oggi per la nostra società e anche quanto io abbia a cuore le sue opere. La puntata di Abstract vi farà immergere nel suo mondo e nel suo processo creativo, quindi lo seguiremo da vicino e vedrete il nascere delle sue installazioni con i suoi stessi occhi. La cosa più bella della prima stagione di Abstract è che trovate gli episodi integrali di 40 minuti ciascuno, nella versione inglese, sul canale YouTube ufficiale di Netflix, quindi gratuitamente. Non dovrete per forza avere l'abbonamento per poter vedere quelli che io vi ho appena citato. Vi lascio il link in descrizione. E se questo video in cui racconto le 3 serie TV per amanti dell'arte che secondo me sono imperdibili ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sui migliori film per amanti dell'arte o a quello sui migliori libri per amanti dell'arte. Grazie e alla prossima!